Buongiorno gente, come andiamo? Tutto bene? Guardate che bella situazione, siamo in jump area. Sapete perché? Sto facendo i compiti io, sto facendo i compiti al computer. Sei uno di quelli sì. che non sto si gode le vacanze all'università, estive. no. Porca Rimandato male. Beh, siamo qui perché oggi c'è l'evento di Diego. Si chiama ancora DMTB Challenge. Certo. DMTB Challenge, ma quest'anno è una gara ufficiale di slopestyle bronzo, giusto? FNB World Tour qui al Mottolino Bike Park, evento fighissimo. Prima volta che viene fatta una gara di una certa rilevanza e di una certa caratura all'interno del nostro bike park, quindi una giornata molto figa, ma è molto più figa perché io farò il giudice. Attenzione, attenzione, colpo di scena. Dopo parlerà anche Diego. Sto facendo la lista dei rider con tutte le info per lo speakers che è Pippo Proserpio, ragazzi. Pippo Proserpio che anche quest'anno è infortunato, c'è questa incredibile costante in cui se c'è l'evento di Diego Pippo o si fa male all'evento di Diego o si fa male poco prima. Fatto sta che l'evento non lo può fare. Comunque andiamo a vedere il course di gara. Ecco il drop in lì davanti a noi, sono 3 salti. 1, 2 e poi si arriva sul money booter, quello più grosso, con anche il mulch lì in fondo. Qui cabina giudici, dovrai però anche insegnarmi a dare un giudizio ai trick. Ok, perfetto, ottimo. Ma stai lavorando o guardando le fighe su Instagram? No, sto lavorando. Stavo cercando... Ah, questo è il sasso. Stavo cercando come si chiama... No, questo qua chi è? Leonardo Cresci. Rachel, cosa dici? Chi vince la gara secondo te? Io. Marti, hai fatto un sui veramente importante. Grazie. Mi è piaciuto molto. Sono impegnata molto. Allora, attenzione, qui abbiamo queste tabelle che si chiamano steno. Funzionano esattamente uguali a quelle dello sci. Non lo sapevo. Eh sì, adesso lo sai. Funzionano esattamente uguali a quelle dello sci e quindi botta di culo perché vuol dire che so già come si fa. Esattamente. Quindi qui va il punteggio per il più simpatico, qui per quello che ha fatto il trick più brutto e qui per quello che ieri mi ha insultato quando l'ho scavallato a saltare sul bag, che perderà in automatico la gara. Salve! Hai la crema solare? Vai su a prenderla. Buongiorno a tutti, scusate, comunicazione ufficiale. Se qualcuno ha della crema solare la potrebbe gentilmente portare al banchetto dei giudici? Grazie, ce la prestate un secondino, se no non arriviamo a fine gara. Grazie. La prima tappa dell'FNB World Tour Bronze Event, anzi la seconda. Tenete conto che io e Diego abbiamo iniziato nel 2013 a fare l'FNB World Tour e siamo nel 2023. Giudici caldi, mi sembra tutto pronto per l'inizio di questo mega evento. Matte c'è, Pat c'è, Pippo è giù lì, infortunato come dicevamo prima, ma sempre caldo. Ci siamo quindi riders pronti a questa prima run di qualificazione. La migliore varrà per la qualificazione. I migliori 10 rider passeranno alla finale alle ore 14. Prima run andata, judging direi estremamente fluido, si vede che siamo tutti giudici con molta esperienza, soprattutto io. E Diego è troppo impegnato a fare le sue cose. Questi sono i primi 10 che alle ore 14 disputeranno la finale. Io adesso vi lascio perché avremo la pausa pranzo, vi aspetto però tutti qui alle ore 14 per la finale, 2 run dove la migliore conterà. Attenzione, attenzione, la gara si è trasformata in una gara di backflip da fermi. Bravo. Grande. Dolore. Allora, com'è la situazione? Beh, sta andando benissimo, le quali abbiamo fatte, il meteo era top di gamma, tra l'altro adesso vedo che il vento è dietro, quindi per la finale dovremmo esserci. E va bene, no? Mi sembrerà strano, ma ho trovato molto più semplice fare il judging di una gara di bici che una gara di sci. Secondo me i trick si capiscono meglio, Sì, poi ci sono meno... Cioè, tipo nello sci, Japan, preso bene, non preso bene, mute incrociato, non incrociato. Qua se devi fare bar spin non lo fai o non lo fai, quindi è un po' più semplice. C'è da dire che ci sono tanti più trick diversi rispetto allo sci. Sì, tanta... Poi, il livello qua è basso, quindi è facile fare distinzione. Vero. Bello, bello, mi sta piacendo.
Intervistiamo uno dei partecipanti. Com'è andata la gara finora? Bene, 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 non c'è male, va tutto bene. Sei passato in finale? Sì, 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 settimo. Incredibile, allora sono stato un buon giudice e ti ho dato un buon punteggio. Sì, esattamente. Grazie al giudice. Ha sganciato le bombe, ha sganciato le banane. Io non ho pagato nessuno. Effettivamente io non ho ricevuto soldi per i punteggi che ho dato, questo non va bene. Quindi la classifica praticamente si azzera e i migliori 10 hanno la possibilità di farci vedere le 2 run e aggiudicarsi questo podio del mottolino. I want to scream and shout. Vi spiego velocemente come funziona la cosa. Invito a venire qua. Si scrive ogni trick, run 1 e run 2 per ogni atleta. Si mette il punteggio e poi va tutto lì sul computer dove verrà fatta la media ed esce la classifica generale. Fatto lui, fatto lui. Allora è il momento di scoprire se i giudici hanno fatto un buon lavoro, lo capiremo da che cosa? Dalle facce di chi riceverà i premi. È stato figo, è stato bello, è stato super diverso rispetto a quello che faccio di solito, perché di solito non faccio il giudice, ma le poche volte che l'ho fatto per gli sci. Farlo per le bici è stato veramente figo, mi è piaciuto un sacco. Adesso vediamo le facce di chi ha vinto e di chi è arrivato secondo, di chi è arrivato terzo. Il terzo è un italiano, il primo anche, quindi. Com'è andata, Pat? Bello, ho fatto dei bei salti, bei trick, sono contento, non so se riuscirò a vincere, ma comunque bene, ci vediamo l'anno prossimo. In 10ª posizione con un punteggio di 50 punti, purtroppo non risuonate benissimo le 2 run. Un applauso per Matteo Nervi! In 9ª posizione, io voglio sentire veramente un enorme applauso perché è l'unica ragazza che si è iscritta, che lo posso dire, ha 2 balle grosse così, che si è iscritta a questo evento. Io però pubblico non sento le mani per la nostra Martina Lipolis! Con 53 e 67 a 23 anni, voglio sentire un po' di mani e di voci per Matti Moraz! E ora passiamo alla 7ª posizione. Lui era difficile il cognome, lo ammetto, però l'ho imparato, gliel'ho chiesto. Ha soli 13 anni ed è il più giovane oggi qui a correre con noi, con il punteggio di 65 e 67. Voglio sentire un applauso per Pan Pisnar. Alla 6ª posizione con il punteggio di 65-67, lui è italo-sloveno, quindi voglio sentire un po' di mani e un po' di voci per Boris Martinez! Ed ora inizia la parte calda, i top 5 di questo mottolino di MTB Challenge. In 5ª posizione, purtroppo per lui non sono andate come volevano le 2 run con il punteggio di 69. Abbiamo in 5ª posizione Martino Segato, 18 anni, da Ancona. Mi spiace Tino, sarà la prossima, però anche questo fa parte del gioco. Si prende la medaglia di legno per la 2ª volta, quindi lui ha già capito chi è. Secondo me sei abbonato, Fede, dove sei? Il comasco Federico Borromini con un punteggio di 79 e 67 della 2ª run, si porta a casa la 4ª posizione. Ed ora voglio un po' di suspense perché i primi 3 se la sono giocata con veramente pochissimi punti di differenza. Quindi in 3ª posizione con un punteggio di 84 punti, non voleva neanche fare la 2ª run a 14 anni e viene da Como. Voglio sentire le mani per Luca Cadarin, che se non l'avessero neanche pestato per fare la 2ª run neanche la faceva. Qua diciamo prima il primo, prima il secondo. Allora, è stata combattuta fino alla fine, nonostante la prima run fosse quella migliore, però lui viene dalla Svizzera con un punteggio di 89 punti. Voglio sentire le mani per Jarek Uvaker. È là. Vabbè, i conti sono fatti, però si è portato a casa grazie alla 2ª run 91 punti. Mi ricordo la run è stato un 3-6 bar spin flip whip sul secondo e front flip sull'ultimo. Io voglio sentire le mani e le voci per Jacopo Ferracci da Roma. Riesce a spodestare Jarek e portarsi a casa la prima posizione.
Grandi raga! Mi sembrate felici per un cazzo, siete degli stronzi! Direi evento, gran successo, ce lo siamo portati a casa. Questi eventi sono fighi perché creano gruppo, portano lo sport a gente che magari non lo conosceva, che le persone che vengono a guardare, che possono interfacciarsi con queste realtà un po' esterne, fanno bene allo sport, fanno bene alle persone perché riuniscono le persone ed è bello vedere soprattutto tanti ragazzi così giovani partecipare a queste gare. C'erano ragazzi di 13 anni che hanno fatto dei trick folli. Complimenti a tutti, bellissimo, grazie Diego, grazie Mottolino per aver ospitato l'evento. Direi che ci vediamo nel prossimo video e soprattutto ci vediamo il prossimo anno per la DMTB Challenge. Ciao!